Premetto che questa è una recensione già passata, nel senso che a livello commerciale purtroppo non ha più valore, sia per me che per voi, perché questo modello di tastiera non potete più acquistarlo. Ma ci tengo molto a raccontarvelo comunque perché risulta sempre un prodotto che merita considerazione, semplicemente analizzando e ponendo all'attenzione il suo concetto di design e di prestazione, giusto anche per cultura generale sull'argomento delle tastiere. Marvo, questa è la marca che ha prodotto la qui presente X80. Improvvisamente ha voluto cambiare radicalmente il suo catalogo, trasformandolo da un'idea ambiziosa e promettente a un qualcosa di comune e troppo attaccato al mercato che va per la maggiore, il gaming. Vi anticipo che sto parlando di un prodotto che inizialmente è stato messo a $170, poi sceso a circa $135, ma vi assicuro che vale quanto tastiere a $200 e passa. Per questo merita un approfondimento. Incomincio con la confezione che introduce il modello attraverso questa simpatica ape che, ipotizzo, sta a indicare una collaborazione attraverso la scritta Be with TAI. Non so riferirvi altro perché mancano informazioni nel web, posso aggiungere soltanto che ritrovate questa menzione sulla targa del fondello. Preciso, giusto per curiosità, che non è inusuale avere due o più nomi che lavorano su questi tipi di oggetti. CNC 6063 significa che c'è alluminio e ovviamente ci si sta riferendo alla scocca. Protezione antipolvere, utile soprattutto ai collezionisti che la mettono sullo scaffale, lì rimane, o più semplicemente quando è a riposo la tastiera. Cartoncino che elenca numerose combinazioni, con accanto un CAD per orientarsi su questi comandi. Sul retro le connessioni e delle specifiche. Peccato che sia solo in cinese, quindi spero e presumo che nelle prossime forniranno anche l'inglese. Il significato non è nulla di misterioso o poetico, vuole dire scatola per accessori. E infatti ecco che si ritrova un estrattore che è decisamente curioso, anche innovativo e senza dubbio dà un bel valore aggiunto alla confezione. Non è un'assoluta novità del mercato, poiché ve ne ho mostrato un analogo nel video dedicato a K-Move. Pare identico, con lo stesso tono di colore, probabilmente provengono dalla stessa produzione. È uno strumento avvertito subito avanguardistico, passatemi il termine, ma più scenico che funzionale, siccome già i consueti attrezzi fanno egregiamente il loro dovere. Sicuramente è invogliante a livello collezionistico, giusto per utilizzarlo in qualche maniera. Due interruttori di riserva e il ricevitore per il wireless che mi dispiace non vederlo personalizzato in modo da identificarlo meglio una volta applicato. Piastra di copertura proprio per questa USB. Si applica in questo spazio della tastiera e devo dire che ci sta bene. Mi piace che la scritta sia piccola sul lato e non riempitiva come spesso accade. Normale cavo USB-A USB-C con connettori placcati oro, almeno ha il nucleo di ferrite, ma sicuramente sarebbe stato gradito qualcosa di più sofisticato visto il livello della tastiera. Almeno, non so, un intrecciato o come materiale il tessuto? Nel negozio c'è stata una soluzione che rispettasse la pari qualità, ma è ostico ritrovarselo incluso nella confezione in questa fascia di prezzo, intendo in maniera generale. Fondata nel 2009, Marvo è un'azienda cinese che sta acquisendo successo nella categoria, non solo improntandosi nelle tastiere meccaniche, ma anche negli accessori riguardanti il mondo dei videogiochi, come mouse, tappetini, sedie e quant'altro. È un nome che si ritrova in molte fiere internazionali sulla tecnologia ed è riuscito a essere in una classifica la terza scelta nel settore in diversi paesi europei. Detiene diversi siti web, una scelta che non ho mai capito perché lo fanno anche altre aziende, risultando curati e sempre portandosi dietro una grafica nello stile gaming. Ed è questa la causa che ha portato un cambio di filosofia. Anticipandovi poco fa che la vendita ha sempre riguardato anche articoli sul gaming, Marvo si è ritrovata poi ad ampliare interamente questa tipologia di prodotto, tanto che adesso ogni sua tastiera
è dedicata al settore dei videogiochi. A mio parere è un gran peccato, perché quello che hanno offerto fino a poco tempo fa valeva veramente. Non voglio insinuare che oggigiorno questa marca non merita più apprezzamento, ma essersi dimenticata per strada una linea di alta qualità estetica, più sobria e piacevole a tutti, che era partita bene almeno come tipo di progetto, Marvo è diventata deludente, facendo abbassare le aspettative per chi l'ha conosciuta in passato, come me. Anche la parte accessori per alcuni suoi prodotti risultava originale. Adesso si ritrova il consueto anonimo prodotto acquistabile in ogni dove. Addirittura nel negozio principale dove andava a visitare l'inserzione della X80, attualmente non c'è più in catalogo una tastiera, capendo a questo punto che l'azienda è diventata ben altro. Vabbè, concentrandosi sul modello protagonista di oggi, parto subito col dire che ci sono state due varianti. Quella in mio possesso è rientrata in quella chiamata Max e può vantare, rispetto a quella meno pregiata, fra virgolette, una maggiore autonomia sulla batteria. Si passa dai 4000 ai 5000 mAh. A quanto pare questa è l'unica differenza tecnica. Online non si trovano informazioni, perciò si è rimasti così, non potendo fare un confronto diretto. A livello di prezzo, quella Max è stata messa a $135,90, invece quella normale, chiamiamola così, a $119,90. Le varianti non sono state configurate solo per funzionalità, ma anche per estetica. Si aveva la scelta fra 5 temi, in cui cambiava anche la grafica dei copritasti, addirittura la green è stata solo colore, quindi senza leggende. L'inserzione non l'avevo apprezzata perché era carente di alcune informazioni basilari, come il profilo dei copritasti, che non si conosce. Mancava poi un riepilogo delle caratteristiche tecniche, che ci vogliono sempre. E le immagini, non so perché, erano a bassa risoluzione. Fra l'altro è mancato un supporto software. Cioè, è strano non averlo trovato, perché anche nelle tastiere più dozzinali si ha sempre qualcosa. C'è una pagina che poi riporta a un'altra pagina, ma non c'è stata mai menzione del modello di oggi. Insomma, sotto questi aspetti dovevano essere fatte sicuramente delle rivisitazioni. Come fa intuire il nome, il formato è quello 80%. Questi hanno 83 tasti. È un po' particolare come composizione. È la prima volta che mi capita un'isola da 4 tasti, più 2 sopra. Chiaramente la modalità di interazione, di scrittura è la ANSI QWERTY Stati Uniti. Per il nostro ISO IT non è semplice trovar qualcosa nel settore delle meccaniche. Una delle eccezioni è il tema Pine Green di Teihao, che ho avuto modo di recensire grazie a Coffee Keys, parlando anche delle differenze regionali con queste normazioni. Il disegno può essere adatto a un ambiente di ufficio, poiché non sono evidenti forme caratteristiche dell'ecosistema gaming, tranne magari per le due placche, che sicuramente danno quell'aspetto spinto, dinamico, e sicuramente tocca includerci i copritasti. Ma in generale mi viene da dire che è un'estetica adatta in ogni scenario. Mi ha fatto piacere vedere l'attenzione ai dettagli. La continua riproposta di quest'ape è simpatica, per fortuna non esagerata. Poi, la struttura è davvero qualitativa, iniziando a dire che la scocca è in lega di alluminio 6063, chiaramente lavorata in CNC, con una finitura satinata che personalmente preferisco a quella lucida. Più precisamente, la superficie ha avuto un processo di verniciatura a polvere metallica elettrostatica ultrafine, sentite che parole, permettendo un'ottima resistenza all'usura, fra cui il contrasto alla scolorazione. La targa è in acciaio, inossidabile, con effetto specchio e con la cornice in alluminio permettono alla tastiera di avere più stabilità poiché aggiungono un importante peso. È stata inserita una sorta di lampada, come l'azienda ha voluto definirla, realizzata in PVD, quindi un rivestimento metallico altamente resistente ed esteticamente piacevole, in questo caso è opacizzato. Tutto ciò, insieme
La ricca componentistica interna rende la X80 un vero macigno da scrivania. Probabilmente è la più intensa che abbia nel parco collezionistico, ma alla fine è un dato trascurabile poiché non è pensata per la mobilità, nonostante abbia le connessioni in etere. Di solito una tastiera pesante per scrivania è ben considerata dagli appassionati, poiché garantisce naturalmente stabilità sulla superficie di appoggio ed è sinonimo di materiale di alta qualità. Di conseguenza, visto appunto il materiale, non è regolabile in altezza, presenta solamente i gommini su tutti e quattro gli angoli. I copritasti hanno presumibilmente un tema sci-fi, con le ripetizioni di queste forme e di queste linee oblique. Si ripetono sullo sfondo anche le lettere dell'alfabeto in una maniera geometrica che a prima vista potrebbero preoccupare per la possibile confusione con quelle primarie, ma non è così perché il contrasto è misurato, perciò non dovrebbe esserci distrazione per l'utente durante la battitura. I colori sono tre, in prevalenza il bianco, per poi passare di numero al grigio e infine al rosso che riprende logicamente la scocca. Un rosso presumibilmente cavallino, come si è visto nella Hypomaker NT68. La stampa per le leggende è quella a sublimazione termica, su materiale PBT, come è facile aspettarsi. I caratteri si ritrovano neri o rossi, con un font classico tendente al grassetto. Da sottolineare che in secondo piano sono raffigurati i comandi per macOS. Il profilo, come ho detto in precedenza parlando dell'inserzione, non è specificato da Marvo, ma a occhio potrebbe combaciare con uno Sherry. Sta di fatto che l'azienda aveva affermato di averla progettata con una forma ergonomica. Non ci sono state opzioni per la scelta degli interruttori. Si è avuto a disposizione solamente un lineare che non riesco purtroppo a identificare. Nel senso che nell'inserzione non c'è stato alcun menzionamento e volendo al limite vedere e scoprirlo direttamente sul pezzo, nella sua scocca non è specificata la marca. Sono fantastici, sono fantastici. Ed è assurdo dire, sentite un po'. Ed è assurdo dire che rientrano fra i migliori che abbia provato e quindi mi dispiace tanto non conoscerne la provenienza. Comunque, almeno negli ambienti vi basti sapere che il lineare è una tecnologia che rende l'interruttore fluido nella pressione, quindi nella corsa non si ha un'interruzione come capita nel tattile e ciò comporta molta silenziosità, tanto da renderli ideali per contesti di ufficio e di studio. Fra l'altro, con ogni probabilità, sono lubrificati, tecnica che ovviamente enfatizza questa burrosità, passatemi il termine. Ehm, è un peccato smontarla, perché nella maggior parte delle volte non torna più come prima, ma questo è altro per voi. Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire. È fenomenale l'audio che produce, fenomenale. Probabilmente il migliore che ho a disposizione fra tutte le tastiere recensite sul canale. Mi prendo una bella responsabilità a dirvi così. Per descrivervelo, pensate a quel suono che fa percepire quella sensazione di scoppiettio.
come le bolle del pluriball. Sentite, sentite. È molto simile alla gamma Kai recensita qualche mese fa. Non a caso hanno una struttura e una composizione interna molto simile. L'ho fatta provare anche insieme a delle temibili rivali che ho sullo scaffale e le persone hanno scelto sempre la Marvo X80. Vado subito al dunque. Cosa vuol dire Xanadu? O Xanadu, non so come si pronunci. Ho fatto delle ricerche e il miglior risultato è stato questo. Non ci sono caratteristiche in comune. Qui si ha un tema, a quanto pare sci-fi. Qui si parla di un'antica città mongola, in cui poi tale nome è stato ripreso in diversi contesti. Può darsi che mi sbagli, ma come a prima indagine, mettiamo così, è comparso fuori questo. Sarebbe stato apprezzato che nel sito web di Marvo ci fosse stata una spiegazione a ciò. Una breve descrizione che potesse far capire perché questa tastiera l'hanno chiamata così, Xanato o Xanato, boh, non lo so. La cosa divertente delle meccaniche, in generale delle tastiere, è raccontarle, descrivere cosa viene rappresentato, il significato che possono portare attraverso la loro potentissima caratteristica di punta, ovvero l'estetica. Prendo questa Accomod 007. Qui, e vabbè, anche qui si celebra il tradizionale capodanno cinese, si intende l'anno 2024 rappresentato dalla figura del drago. Con questa situazione, la tastiera, presa ora, va oltre alla classica periferica che serve a scrivere e comandare il computer. È bella e va anche oltre il bello, perché ha un significato. È in tutto e per tutto un oggetto simbolo, un oggetto completo, un oggetto artistico e l'elenco di pregio si può allungare. Questa Marvo, ecco, mi piace molto. Ha una battitura indimenticabile, un oggetto sicuramente appariscente con questo rosso cavallino. L'apprezzo in generale esteticamente, ma poi questa grafica, queste icone, a cosa mi portano? Se dietro l'etichetta Xanadu datagli c'è qualcosa, ben venga! E così si arriverebbe al livello, mamma mia quanto pesa, della mod 007. Altrimenti rimane una tastiera bella che sta sotto di un gradino. Per me non avrebbe appunto quel senso di completezza. Non è facile come discorso e cerco di esplicitarlo con questa formula e sicuramente ci ritornerò in successive recensioni per spiegare in altre maniere. Già in precedenti video avevo introdotto questo mio ragionamento, ma probabilmente adesso l'ho più descritto. Ovvio che normalmente questa mia interpretazione non salta fuori. Quando state a comprare un oggetto così, cioè, è palese, è perché vi piace e basta. Lo scegliete perché vi ha semplicemente attirato, senza fare tante riflessioni come ho fatto io. Però quando si arriva a un'esperienza consolidata, matura, quando sei dentro l'argomento, come si suol dire, queste valutazioni possono presentarsi
e perciò dovete comprendere questa mia spiegazione. Vabbè, in descrizione, anche se la Marvo X80 non è più disponibile, vi lascio comunque l'indirizzo web che rimanda al negozio dell'azienda, così da darci un occhio, perché magari vi potrebbe interessare qualcosa, non si sa mai. E si spera che insomma possa essere utile in generale questa recensione, magari per il futuro stesso di Marvo, che chissà potrebbe ritornare sui suoi passi. Se trovo qualche codice sconto applicabile per l'intero catalogo, ovviamente vi segno anche quello nella descrizione. A questo punto ci vediamo con una ci vediamo con delle prossime recensioni.